Oggi parliamo di una funzione fighissima per chi fa video e poi devo fare una rettifica a un mio precedente video. Ciao a tutti, io sono Enrico, qui sul canale porto dei consigli per gestire meglio le vostre fotocamere e se i video che faccio vi possono piacere vi invito a iscrivervi al canale spuntando la campanellina, a commentare, a mettere like ai miei video e a seguirmi anche sugli altri canali social come Instagram e TikTok dove pubblico dei reel più brevi. Con le moderne mirrorless non si finisce mai di imparare, sono prodotti altamente tecnologici e strapieni di funzioni per cui capita dopo diversi mesi di scoprire magari opzioni e funzionalità che prima si ignoravano. È il caso dell'opzione di cui voglio parlarvi oggi, un'opzione davvero utilissima se fate video. Praticamente è un'opzione che permette di abilitare lo start e stop dei video quando la macchina è in modalità video sul pulsante di scatto, oltre che sul classico pulsantino rosso che è presente sulla Sony A7 IV. Io ignoravo la possibilità di questa funzione perché avevo provato ad impostarla entrando nel menu di personalizzazione dei vari tasti funzione, però se entriamo in quel menu praticamente non è presente la personalizzazione del tasto di scatto e quindi ero convinto che sulla Sony A7 IV questa funzione non potesse essere personalizzata, quindi non si potesse cambiare la funzione del tasto di scatto. In realtà poi spulciando il manuale mi sono reso conto che in realtà questa cosa è possibile, solo che si deve andare in un'altra sezione del menu impostazioni. Quindi adesso praticamente vi faccio vedere nel menu della Sony A7 IV come andare appunto ad impostare il tasto di scatto affinché sia possibile appunto far partire il video oltre che con il tasto rosso. La scoperta di questa impostazione mi permette di rettificare un video che ho fatto qualche tempo fa, cioè il video in cui vi parlavo in pratica di questo telecomandino della JGC, cioè il telecomandino con filo, perché in quel video vi ho detto che questo telecomando è molto utile perché cambiando i cavi di collegamento si può riciclare ed utilizzare anche con altre macchine fotografiche quando cambiate brand, però vi avevo detto che era utile soltanto in fotografia con la Sony A7 IV perché questo telecomando va a simulare soltanto la pressione del tasto di scatto e quindi poiché in modalità video la Sony A7 IV attiva il video con la pressione di un altro tasto che è il tasto rosso, questo telecomando non poteva essere utilizzato appunto per avviare il video. Ovviamente questa cosa adesso viene a cadere perché andando a impostare questa funzionalità specifica possiamo utilizzare questo telecomandino in maniera molto comoda anche quando siamo in modalità video e quindi ad esempio è utilissima come in questa situazione che sto facendo un vlog in cui praticamente posso attivare e poi fermare la registrazione a distanza semplicemente premendo il tasto. Ok, quindi adesso ci spostiamo sulla Sony A7 IV e vi faccio vedere nel concreto come si attiva questa impostazione e quindi poi come funziona anche questo telecomandino. Eccoci qui con la nostra Sony A7 IV. Per associare lo start and stop della registrazione video al pulsante di scatto, oltre che al classico pulsante rosso, dobbiamo andare in una funzione dedicata del menu. Quindi entriamo nel menu e andiamo come al solito nelle impostazioni valigetta gialla. Qui andiamo in funzioni personalizzate, ma attenzione, non dobbiamo andare in impostazioni tasti personalizzati perché non possiamo assegnare questa funzione al tasto di scatto come un qualsiasi altro tasto funzione, ma più in basso c'è proprio una funzione dedicata che è questa, registrazione con tasto di scatto ed è questa l'impostazione che dobbiamo attivare. In questo modo adesso se andiamo a premere praticamente il tasto di scatto, vedete che si è attivata la registrazione video. Allo stesso modo premendolo si è praticamente fermata la registrazione video. Questa impostazione è utilissima anche, come dicevo, se utilizziamo i classici telecomandi per scatto remoto, quelli che si collegano con il filo alla macchina fotografica, perché normalmente questi telecomandi vanno a simulare soltanto la pressione del tasto di scatto. Quindi con questa impostazione disattivata non possiamo avviare in modalità video la registrazione del video, compare proprio un messaggio che ci dice che la modalità video non si attiva con la pressione del tasto di scatto, però avendo abilitato questa opzione invece possiamo tranquillamente utilizzare questo telecomando non soltanto in modalità foto ma anche in modalità video. Infatti adesso lo vado a premere e vedete che si è attivata la registrazione video. Se lo premo di nuovo
si ferma la registrazione, quindi utilissimo ad esempio quando facciamo dei vlog o delle riprese a noi stessi. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi abbia fatto scoprire la presenza di un'impostazione e di una funzione che magari ignoravate sulla Sona 7 IV, come è successo appunto con me. Come sempre, se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un like e a commentare, e ci vediamo ai prossimi contenuti.